Piero della Francesca è stato uno degli artisti più interessanti del Rinascimento italiano. Pittore e matematico, le sue opere colpiscono per un attento uso della prospettiva, frutto di precisi studi geometrici. Non si sa molto della vita di Piero della Francesca, a partire dalla data di nascita, che non appare certa poiché un incendio bruciò gli atti di nascita dell'anagrafe di San Sepolcro. Suo padre è un commerciante, per questo motivo il giovane Piero da subito prende dimestichezza con i calcoli e le formule matematiche. Sappiamo che nel 1439 Piero della Francesca è a Firenze, dove si forma artisticamente lavorando come aiutante per Domenico Veneziano. Nella città toscana avrà modo di conoscere artisti come Masaccio e Paolo Uccello, a cui si ispirerà per lo studio della prospettiva, rimanendo affascinato dalle opere del Beato Angelico per la resa dei colori e della luce. Urbino, Ferrara, Bologna, Arezzo, Rimini, Roma, Perugia. Tra gli anni 40 e 50 Piero della Francesca sarà ospite di importanti corti italiane, dove realizzerà opere per i ricchi signori dell'epoca, come ad esempio il monumentale affresco realizzato nel 1451 per i signori di Rimini. Al 1460 risale una delle opere più celebri e misteriose di Piero della Francesca. Si tratta della Flagellazione di Cristo. A parte per il magistrale uso della prospettiva e dei colori, il dipinto conserva un enigma che ancora non è stato chiarito. Chi sono i tre personaggi in primo piano? C'è chi sostiene che dietro si nasconda un significato politico, ma non vi è alcuna certezza definitiva. Tra il 1469 e il 1472 Piero della Francesca è ospite del duca di Montefeltro a Urbino, importante mecenate presso la cui corte trovano ospitalità numerosi artisti e intellettuali. È in questi anni che l'artista realizza due delle sue opere più celebri, il doppio ritratto dei duchi di Urbino e la Pala di Brera. In entrambe le opere il duca di Urbino, Federico da Montefeltro, è ritratto nel suo profilo sinistro. Non è un caso. Il duca aveva perso l'occhio destro, non si sa se in battaglia o durante una giostra, per cui preferiva farsi ritrarre solo di lato. Pare che si sia fatto limare la parte superiore del naso per avere maggiore visibilità con l'occhio buono e compensare così l'handicap fisico. Pur essendo un convinto umanista, quasi tutte le opere di Piero della Francesca, fatta eccezione per il ritratto dei duchi di Urbino e un affresco di Ercole, rappresentano soggetti religiosi. Il motivo era essenzialmente economico. Le opere di Piero della Francesca erano infatti tutte realizzate su commissione. Oltre che geniale artista, Piero della Francesca è stato anche un valente matematico e studioso di geometria. A lui dobbiamo infatti il manuale di calcolo intitolato Trattato d'Abaco, il De Prospectiva Pingendi e il De Quinque Corporibus Regularibus. Il religioso Luca Pacioli, considerato il creatore della ragioneria e l'inventore della partita doppia, definirà Piero della Francesca il monarca della pittura.